Buongiorno, sono Davide Rogai, ho 39 anni, sono padre di 3 figli, sposato da 12 anni e imprenditore da ormai 8 anni. Sono stato fondatore della mia azienda che si chiama Commit SRL e attualmente ricopro il ruolo di direttore commerciale e mi occupo di business development. La mia azienda principalmente fa sviluppo software per conto terzi, quindi svolgiamo, realizziamo, pensiamo ai progetti dei nostri clienti. Loro ci propongono dei problemi da affrontare e noi gli offriamo la soluzione software. Alcuni elementi importanti sono l'uso degli smartphone, l'uso della nuova esperienza web sempre più intensiva per l'utente e una buona dose di software engineering che è il nostro fiore all'occhiello. Ho fondato la mia impresa nel 2007, in realtà è un sogno che parte da prima. La motivazione è stata quello di essere fautore del proprio destino, la possibilità di contare principalmente su se stessi per quanto riguarda il successo o l'insuccesso della propria vita professionale. Provenivo dalla carriera universitaria che mi dava in quegli anni la sensazione invece di essere più in balia di quelli che fossero stati i movimenti politici all'interno dell'università e quello che c'era le possibilità esterne. La famiglia ha contribuito, gli amici in un senso realista di questo progetto, quindi mi hanno aiutato a valutare quali fossero i vari rischi, anche mettendo a disposizione dei contatti personali per discutere e raccontare il mio progetto di impresa. Ovviamente la mia motivazione, anche quando c'era qualche scettico, è stata utile a portare in fondo questo processo, nonostante le 1000 paure che potevano formarsi intorno. La motivazione per un imprenditore ha un ruolo fondamentale. Ci sono lunghi periodi di, si potrebbe dire, deserto da dover affrontare, di insoddisfazione professionale, di difficoltà a far ingranare la macchina, che solamente una motivazione decisa può permettere di non desistere all'imprenditore. E un ruolo inizialmente come modello è stato di fatto mio padre, che non è un imprenditore ma un professionista, ma mi ha insegnato che a partire dal lavoro e dalle competenze si può creare un business, anche se molto lentamente, ma si può costruire qualcosa che sta in piedi. Allora, come dicevo, io vengo dalla carriera universitaria e sì, i miei studi sono in linea con quello che faccio, con la tematica della mia impresa, anche se il mio ruolo in azienda non è esattamente tecnico, di conseguenza i miei studi di ingegneria contribuiscono come un'infarinatura generale per capire bene come funziona il business. Quello che mi ha convinto a fare imprenditore è la possibilità di gestire, di decidere su tutte le problematiche dell'azienda. Quello che mi ha aiutato molto sono state invece l'esperienza e i primi anni passati a imparare, per esempio, tematiche come il bilancio, tematiche come la gestione del personale, che nei miei studi universitari non ho mai toccato. Allora, la mia idea imprenditoriale si basa sul trasferimento tecnologico, quello che in ricerca viene chiamato la possibilità di spostare novità in ambito tecnologico nel business di tutti i giorni. Cioè, Commit serviva da ponte tra la mia vita più accademica, quindi più di ricerca, più di innovazione, verso quella concreta del business tutti i giorni nel territorio fiorentino, che da molto tempo chiedeva un po' di innovazione e un po' di competenze fresche per innovare nei propri processi di business. La fase dello sviluppo è stata proprio per piccoli passi. Ho iniziato insieme, non da solo, ma con altri 3 soci, quindi che avevano parte integrante. Era un piccolo team di ingegneri del software che via via, grazie alle relazioni, grazie alla credibilità, ha aumentato il proprio personale fino a creare un'azienda che adesso occupa quasi 15 persone e ha un network di collaboratori di quasi 30. Allora, l'ostacolo più grande per un giovane imprenditore sono sicuramente i contatti. Se uno parte con un insieme di contatti e un mercato da esplorare, la più grande difficoltà è essere conosciuto e far comunicare all'esterno quali sono i propri asset, quali sono le proprie competenze. Questo aiuto ci è venuto anche da un percorso di incubazione che abbiamo fatto, quindi siamo stati all'interno dell'incubatore tecnologico di Firenze, che ha contribuito per sua missione a metterci in contatto con una serie di stakeholders importanti del territorio, sia facoltà sia progetti di ricerca e sviluppo, nel quale abbiamo potuto dare prova delle nostre competenze, che ovviamente sono un valore fondamentale. La competenza fondamentale per gestire un'impresa
è l'adattabilità. Anche se un business parte con un'idea che non deve essere corrotta dagli imprevisti eccetera, però ci deve essere una grande capacità di misurare quello che sta succedendo e di conseguenza di agire in rimedio o cogliendo opportunità nuove. Come si dice in gergo, le soft skill necessarie sono sicuramente, prima tra tutte, la capacità di gestire le relazioni. Un imprenditore è una persona che sta a contatto con gli altri, che siano i propri clienti, che hanno ovviamente pretese più o meno ragionevoli, o che siano i propri collaboratori, che piano piano in realtà crescono, in un'azienda che cresce ci saranno sempre e sempre più numerosi. Quindi realizzare una buona immagine di se stesso all'esterno e un buon clima all'interno dell'azienda penso sia la soft skill più importante. Quindi, in definitiva, grande psicologia, grande capacità di comunicazione e capacità di far accadere i risultati che uno si prefigge. L'imprenditore è per definizione una persona che di fatto coglie l'opportunità dietro a un rischio, quindi trasforma il rischio in opportunità. Quindi un'impresa senza rischi non è un'impresa, è probabilmente una rendita di posizione. Un'impresa ha necessariamente dei rischi. Un'impresa come Commit di fatto tutti gli anni potrebbe perdere il 50% di fatturato perché i clienti o non esistono più o magari orientano i propri investimenti da un'altra parte. Quindi la capacità soprattutto di gestirli psicologicamente, di analizzarli con razionalità è un aspetto fondamentale della vita imprenditoriale. La responsabilità delle decisioni in questa impresa all'ultimo livello spetta ancora al board dei soci, cioè i soci si ritrovano con una periodicità per analizzare andamenti e prendere decisioni di tipo strategico, di tipo più importante, mentre le decisioni tecniche spettano a quello che è il socio che si è occupato della responsabilità della produzione. Le decisioni su dove investire il budget commerciale, quale visite fare, ovviamente stanno in capo a me che sono il direttore commerciale. Le altre tematiche riguardo alla ricerca e sviluppo, riguardo alla formazione, sono in capo agli altri due soci, quindi per adesso nel bene e nel male tutta la competenza decisionale sta in questo momento nel gruppo dei soci fondatori. Attualmente il processo decisionale è basato su una linea conduttrice che sono gli obiettivi e su questa tematica i vari imprevisti vengono affrontati uno a uno e di fatto l'escalation verso il board avviene attraverso una catena. Faccio un esempio: se un cliente richiede una nuova feature in produzione che non era attesa, questo passa dal nostro collaboratore che è in contatto diretto al responsabile produzione che a sua volta, se ha l'autonomia di prendere una decisione, la prende e quindi decide se ne prende responsabilità oppure chiede un parere agli altri soci del board. La creatività è un elemento fondamentale per chi fa innovazione. Un'azienda come Commit che si propone sul mercato con dei nuovi servizi o un nuovo modo di realizzarli, per forza deve considerare la creatività come strumento sia di proposizione della propria offerta, sia di risoluzione dei problemi. Anche perché gestire un'azienda partendo senza grandi capitali richiede una grande dose di fantasia per arrivare a affrontare un business dove invece ci sono player che sono stabiliti e presenti da almeno 20 anni o 30 anni nel nostro settore. Vi racconto sulla creatività un esempio di soluzione a un nostro cliente che aveva bisogno di un'applicazione che dovesse funzionare sia su iPad e su Android. Nella sua ignoranza, passatemi il termine, del tema, lui pensava che fosse lo stesso sviluppo e invece gli abbiamo chiarito in una discussione che erano necessarie due applicazioni, una per Android e una per iOS. Quello che è venuto come soluzione creativa è stata realizzare una web application, quindi uno strumento web che usasse solamente il browser nel suo contesto per affrontare e realizzare i requisiti che aveva in mente. Questo le ha fatto risparmiare soldi e l'ha fatto essere proprietario di una soluzione unica nel suo settore. Anche questa domanda è interessante perché noi come Commit realizziamo un impegno mensile che si chiama Commit University. Questo è un programma di incontri formativi gratuiti che noi divulghiamo sul territorio e con il quale approfittiamo per fare anche un po' di networking sia con clienti che con futuri collaboratori. Questo è un esempio di come stare al passo e quindi alimentare la creatività serva leggere, studiare, guardare. Per fare una metafora, se vuoi suonare per uno strumento devi ascoltare tanta musica, quindi è ascoltare e studiare per poi inventare. Allora, un esempio in cui Commit ha usato la creatività per risolvere un
problema, anzi più di un problema, è stato quando ha inventato il programma di Commit University. Commit University è di fatto un incontro gratuito di formazione su tematiche inerenti alla tecnologia, quindi il nostro mestiere, ma è più sotto forma di seminario, quindi di divertimento e di occasione di cultura e networking tra persone. Facendo questo, in realtà non solo abbiamo realizzato che i nostri dipendenti e collaboratori si sentissero più fieri di appartenere a Commit, ma abbiamo creato un grande interesse nei confronti di eventuali nuovi collaboratori che adesso spontaneamente ci inviano il loro curriculum a seguito di ogni evento di Commit University. Ovviamente anche per essere conosciuti dai clienti nel territorio fiorentino negli ultimi mesi mi è stato detto più volte sì, Commit ne ho sentito parlare perché siete quelli che fate Commit University. Allora, in Commit la definizione degli obiettivi avviene a inizio dell'anno, prima che l'anno inizi con un piano di dettaglio e quindi un budget che affronta gli economics di tutto l'anno. Questo avviene attraverso una presentazione all'interno del board di un documento che è un PowerPoint, un semplice PowerPoint dove si cerca di definire bene gli obiettivi di qualunque area e di prevedere quali saranno le operazioni più importanti dell'anno. Questo insieme a una metrica riguardo alla misurazione degli obiettivi, questo ci ha portato negli ultimi anni a ottimizzare di molto quello che è stato l'EBITDA dell'azienda. Questo meccanismo del piano prestabilito e con un scenario di allocazione quasi certo, più sicuro, preventivato, ci ha portato a accorciare i tempi di comunicazione e di continue riunioni nell'affrontare imprevisti, ma ha dato una base di lettura, una chiave di lettura a tutti gli imprenditori, a tutti i soci del board e quindi all'operatività spicciola di tutti i giorni. Quando gli anni precedenti non facevamo questa pratica, spesso e volentieri succedevano due cose spiacevoli. Uno, che fino alla fine dell'anno non sapevamo come era andato l'anno, quindi se era stato prodotto dell'utile oppure se era stato fatto, come dire, eravamo andati addirittura a rimessa. E c'era molta più tensione e più difficoltà nel chiarirsi su aspetti operativi anche di breve termine. Allora, il tema della comunicazione ci coglie particolarmente in cammino, essendo ingegneri e avendo fatto studi ingegneristici, anche questo è un aspetto su cui la nostra formazione universitaria non si è molto soffermata. Al contrario, per un imprenditore è importante saper comunicare e saper comunicare in termini di raggiungere i risultati che vuole ottenere, quindi di motivare le persone, di spiegare cosa vuole fare e spesso e volentieri può riuscire con l'esempio anche a insegnare uno stile di vita aziendale. La difficoltà di comunicare, ovviamente abbiamo imparato che il nostro meccanismo di mandare messaggi via mail è molto inefficace, quindi i consigli, le lesson learned dopo questi anni sono di riuscire ad avere un confronto meglio se faccia a faccia con le persone e di spendere e soppesare le parole nel momento in cui si comunica con gli altri. Negoziare per Commit riguarda riuscire a trovare un'intersezione tra quelli che sono due interessi. Non esiste negoziazione se le due controparti non hanno uno spazio di soddisfazione comune, cioè se uno ci perde e l'altro no, non si parla di negoziazione, si parla di forza contrattuale o potere contrattuale. La negoziazione è proprio cercare qual è il punto di incontro e qual è la zona in cui entrambi escono dall'incontro soddisfatti. Su Commit la leadership è stato anche questo un percorso raggiunto con fatica e dopo anni e non ancora raggiunto completamente, tant'è che in questi mesi stiamo frequentando come soci un corso di leadership, quindi per aumentare e migliorare le proprie capacità di ottenere i risultati e di guidare e quindi essere un esempio per le persone che collaborano in questa azienda. Uno dei meccanismi più importanti per un gruppo di giovani come noi è stato riuscire a portare nella compagine sociale un nuovo socio più esperto, quindi noi abbiamo Commit, è stata fondata da 4 persone, ma durante il percorso si è aggiunto un quinto socio che ha una holding personale, una carriera imprenditoriale più longeva della nostra e quindi è stato un'iniezione di esperienza e anche di capacità di comunicare e di ottenere risultati dai propri collaboratori. Allora, un esempio è sempre
riguardare insieme quali sono gli obiettivi che entrambi ci poniamo, sia il leader, quindi quello che li propone, sia il collaboratore che li deve svolgere. Cioè ci deve essere sempre un confronto, cioè abbiamo più volte fatto riunioni dove guardiamo in faccia al collaboratore dicendo te la senti di arrivare a questo risultato, riesci a fare questa cosa in questi tempi, e nella sua risposta otteniamo il commitment e otteniamo ovviamente la motivazione necessaria e anche un clima di buona trasparenza che ovviamente aiuta il nostro mestiere. Anche perché i ragazzi via via spesso sono sempre più tecnicamente più capaci di noi, e quindi nell'usare il loro talento c'è il segreto della nostra ricchezza. Commit di fatto compra ore uomo e vende ore uomo, e quindi il suo business è fortemente incentrato nella capacità di comprare e acquisire ore a un costo X e provare a riproporre sul mercato trasformate dalla formazione a un costo Y. Quindi la tematica di controllo di cui noi ne abbiamo grande necessità è su come vengono impiegate le ore. Infatti abbiamo creato un software interno da noi personalizzato per monitorare quello che succede ogni giorno a ogni collaboratore. Non è uno strumento di controllo, ma di autovalutazione e di trasparenza su quelle che sono le ore impiegate. Questo per imparare dagli errori. Quindi se un progetto su un'analisi commessa abbiamo venduto che deve essere fatto entro le 100 ore, quando arriviamo già a 90 ore e con la previsione di arrivare a 110, già iniziamo e scateniamo il processo di revisione per capire quali sono state le cose non chiare o poco spiegate o trattate in modo superficiale che ci hanno portato a questo risultato. Allora, imparare dall'esperienza, io dico sempre, se non sbagliassi nulla, se non succedessero cose negative non impareresti niente, cioè si impara dalle cose che sono andate un po' storte. Il nostro drive più interessante per analizzare bene con approfondimento i numeri è quando i numeri tornano il giusto, quindi sono più bassi di quello che ci aspettiamo. Allora cerchiamo velocemente e con grande abilità qual è la motivazione, cosa è stato l'elemento che ha fatto scendere il fatturato o salire i costi di produzione. Esperienze negative in Commit ce ne sono state, ci sono stati clienti che non hanno pagato, ci sono stati collaboratori che ci hanno, come dire, girato le spalle e magari si sono portati via qualche opportunità, e da questo abbiamo realizzato contratti nuovi, modalità nuove, nuove modalità di interagire con i clienti, e quindi ci siamo fatti forti di quelli che sono stati gli imprevisti e le cose che ignoravamo ai tempi. L'esperienza personale più di valore riguarda la mia attitudine, diciamo, nel contattare e del coinvolgere le persone. Io ho sempre lavorato in ambito di volontariato, nell'organizzare eventi musicali, perché per una passione ormai dannata sono un musicista, ormai meno, ma più che musicista mi sono sempre sentito un aggregatore di persone per realizzare band estemporanee e quindi fare eventi sulla base della collaborazione di tante persone. Questo nella capacità di dare a ognuno una propria soddisfazione, a mettere insieme chi stava bene insieme, è una cosa che nella relazione con le persone nella mia azienda ho riusato tantissimo. Allora, nel time management sono un cattivissimo testimonial, in quanto tendo a dire sempre sì, a riempire le mie giornate di incontri e attività che non ho precedentemente pianificato, e quindi di fatto trovo sempre pochissimo tempo per realizzare quello che mi serve davvero e che mi sono prefissato di chiudere entro una certa data. Tuttavia sono la parte commerciale dell'azienda e quindi è naturale che io, diciamo, sia stimolato da quelli che sono eventi esterni e non una pianificazione rigida. Tuttavia un criterio che posso dare a chiunque, e per me è ancora difficile da realizzare, è di riuscire a dire no a qualcosa e di concentrarsi e focalizzarsi solo su quello che è veramente prioritario nel proprio sviluppo del business. Uno strumento per me inseparabile è il calendario condiviso, quindi su Server IMAP, che è sincronizzato col mio cellulare, il mio PC, e anche condiviso e visionabile dai miei collaboratori, in modo che possano fissarmi un appuntamento non quando ho già altre cose da fare. Quindi per me diventa proprio una vera, come dire, tavola del Tetris, dove mettere tutto quello che ho intenzione di fare nella settimana e vedere se è fattibile, se ci sta, se devo forzatamente rimandare una settimana successiva o addirittura di un mese.
Riguardo allo stress, io ho il difetto di essere un inguaribile ottimista, questo mi arriva dal mio background personale e predisposizione di vita, sono una persona che ha fede e quindi come molti di quelli che hanno fede crede che l'impossibile sia realizzabile e anche nelle situazioni di difficoltà si sente diciamo, un appoggio e un sostegno che magari una persona più agnostica fa difficoltà col solo ragionamento ad appigliarsi a qualcosa. E le situazioni di stress le ho gestite regolarizzando i ritmi della mia giornata, cioè quando incalzava diciamo, la difficoltà e le performance da parte mia ho cercato di mantenere un ritmo equilibrato, quindi fare diciamo, mangiare, dormire le ore giuste, quindi al contrario di quello ti consente, diciamo, ti richiede di fare lo stress, quindi di mettere insieme nuove ore, sono riuscito con cadenzare ogni giorno a far rientrare un sacco di situazioni per me di grande difficoltà. Allora, la gestione, la separazione vita professionale e vita privata per un imprenditore come me è inesistente, cioè io non riesco a staccare da quando ho smesso di lavorare e quando comincio a vivere la mia vita privata, perché è talmente coinvolgente dal punto di vista dell'esperienza, della passione, che mi sembra di essere nel privato anche quando sono in azienda e quando lavoro, la considero la mia famiglia, la mia seconda famiglia, perché ne ho anche una come persona fisica, diciamo, e questa distinzione di rapporti, di attenzione, di amore è comunque un continuo, quindi come positivo c'è che di fatto non mi sento quasi mai a lavorare, ma mi sento a fare una cosa che è mia e che è quasi non un passatempo perché non sarebbe giusto, ma una passione, la coltivazione di una passione. Come contro in realtà c'è che con difficoltà riesco a dare tempo sufficiente a quelli che sono i miei affetti, usiamo le virgolette, privati, quindi come la moglie o i figli, perché questi sono totalmente alla mercé di quelle che sono le opportunità da cogliere, le novità e tutti gli imprevisti che invece una vita imprenditoriale porta e di cui bisogna tener conto. Cosa vi consiglio? Vi consiglio di conoscere bene chi siete prima di iniziare a fare gli imprenditori, perché la vita imprenditoriale vi prenderà e vi scuoterà quasi o come un rapporto di coppia, quindi se azzeccato bene sarà una fonte di grande gioia per la vostra vita, se non indovinato sarà veramente qualcosa che può essere simile a una dannazione. Quindi vi consiglio di conoscere bene chi siete e quelle che sono le vostre capacità e anche di individuare intorno a voi tutti quei supporti o una squadra ideale per realizzare un dato business. Il business deve essere conosciuto, chiaro, anche non totalmente perché è comunque sempre in evoluzione, ma vi consiglio anche lì di avere un minimo di rapporti iniziali e uno startup con voi che è il vostro bagaglio di avviamento. Questo vi aiuterà a non passare i primi 2 anni, 3 anni della vostra vita nel totale, diciamo, scarsità di opportunità e di soddisfazione. Questa è quella che dà la forza per passare, per fare l'imprenditore poi per 10 anni e 20 anni e tutta la vita.